Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Per rimanere in tema con Halloween, nel video di oggi vediamo come dipingere le miniature con la tecnica del tratteggio, per creare un effetto decisamente insolito. Il tratteggio è una tecnica di disegno tramite la quale si creano le ombre grazie a linee a penna, inchiostro o matita incrociate o affiancate. I tratteggi possono essere fatti in uno dei modi mostrati per creare ombre e volumi più o meno marcati. Sulle miniature lo faremo al contrario, partendo da base nera. Anche usando il primer nero, io consiglio comunque di fare una seconda passata di colore nero, a pennello o diluito per adeguarsi all'aerografo. Perché spesso, come si vede anche da questo confronto, il primer non è nero proprio come il colore, oltre ad essere più satinato o più opaco. Vi prego di non fare caso alla basetta arancione, un'idea iniziale che a fine video ho poi cambiato. Ma partiamo prendendo un pennello sottile. Io mi trovo bene con quelli con setole lunghe, come questo 00 di Green Stuff World, ma potrebbero essere meno semplici da controllare rispetto a quelli corti. Iniziamo unendo viola chimera e azzurro per creare una sorta di color indaco. Con piccoli trattini separati tra loro coloriamo le parti in luce, cercando per quanto possibile di mantenere la stessa inclinazione e lasciando nere le zone in ombra. In base al modello che useremo avremo zone più o meno ampie, ma l'idea è sempre quella di far terminare i tratteggi nelle zone di luce, evitando i recessi. Più saremo precisi con questi trattini, che saranno a vista, migliore sarà l'effetto finale. Questo è solo il primo dei colori che useremo e con il quale copriamo la maggior superficie, con i tratti più lunghi, senza dimenticare che le ombre dovranno essere sempre ben visibili e marcate. Passiamo quindi a un blu. Raccogliamo sempre poco colore arrotolando il pennello sulla wet palette per eliminare l'eccesso e garantirci un tratto sottile. Inseriamo quindi dei tratteggi più corti nelle zone già dipinte prima, ma questa volta con un'inclinazione diversa. Inoltre non dipingiamo esattamente in tutte le aree dipinte prima, ma restringiamo le zone colpite. Stessa cosa facciamo con un azzurro acceso, che si noterà molto di più dei due passaggi precedenti. Sarà ancora più importante creare linee sottili, questa volta anche in molteplici inclinazioni. Non dobbiamo farne troppe a tal punto da coprire i passaggi precedenti, ma anzi ci sono serviti per creare una sottotrama che non farà altro che creare visivamente una sfumatura, ma non una di quelle alle quali siamo abituati. Sul retro, dove c'è più superficie, il lavoro fatto è forse più chiaro e leggibile. Schiariamo ancora di più il colore aggiungendo bianco e una punta di giallo all'azzurro, creando una sorta di turchese. Con questo estremizziamo ancora di più il tutto, accorciamo i tratti, che a volte diventano solo puntini, senza mai coprire quanto già fatto. È sicuramente diversa dalle tecniche viste finora, ma che dà libero sfogo alla creatività. Con il bianco puro ultimiamo il lavoro sul burattinaio zombie, con piccoli punti che enfatizzano le luci principali sul cappello, sul viso, sul colletto e su pochi punti della giacca, senza scendere oltre. Lo stesso lavoro lo possiamo fare anche sulla marionetta, ma con colori diversi. Qui partiamo con il blu come primo colore, che usiamo sull'intero corpo, essendo corta quanto metà del burattinaio. Con il verde creiamo il secondo step, con le stesse regole viste prima. Lo schiariamo poi con giallo e bianco in quantità maggiori per creare punti luce sempre più intensi, concentrati intorno all'inquietante viso.
Il motivo per cui abbiamo creato questa tecnica al contrario, schiarendo le luci anziché scurendo le ombre, è perché queste sarebbero state molto difficili da raggiungere e segnare con dei tratteggi precisi, mentre così appaiono comunque tratteggiate. Nulla ci vieta di colorare così il modello, ma con colori più realistici e creare un risultato completamente diverso. Il cambio di idea sulla basetta, ora diventata nera, è dato dal fatto che ho preferito scurire la parte bassa, usando il nero più nero, quindi quel tipo di nero in grado di assorbire la luce. In commercio se ne trovano diversi, come quello che vi ho mostrato alcuni video fa o il Muisu Black. Trovate come sempre tutti i link in descrizione. Stendendolo puro e non diluito sulla basetta e poi con precisione in alcuni punti già in ombra del modello, siamo in grado di enfatizzare ancora di più la parte alta e luminosa. Questo è solo un esempio di quanto si possa essere creativi nella pittura dei modelli. Spesso lasciarsi ispirare da illustrazioni o tecniche ci aiuta a ottenere risultati inaspettati. Io come sempre spero che anche questo video vi sia stato utile e non vedo l'ora di leggere cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.